Siamo davanti anche questa sera a un dialogo, come quello tra Gesù e Pilato. È un dialogo nel quale i due protagonisti non si rispondono. Anche in questo dialogo è solo uno dei due che parla, dell'altro non c'è traccia di risposta, almeno dal punto di vista delle parole. Giovanni è molto strano nel Vangelo quando mette in scena i suoi dialoghi. Spesso quando dice Gesù rispose, in verità non viene data una risposta, viene introdotto un nuovo livello di comprensione. È molto strano Giovanni quando scrive i suoi dialoghi. È molto strano, complesso, ma è anche ricco di quella interiorizzazione che diventa necessaria quando si è davanti a domande o, come in questo caso, si è davanti a qualche cosa che non è più una domanda ma è un affidamento. Gesù è giunto al Calvario, è già stato messo in croce e lì, vicino a lui, c'è qualcuno. È molto bello che solo Giovanni parli di un dialogo tra Gesù in croce e quelli che sono ai piedi della croce, di quelli che gli sono vicini. Negli altri Vangeli si sente parlare l'altra parte, quelli che gli dicono: se sei figlio di Dio scendi dalla croce, se sei figlio di Dio, se sei figlio di Dio. Invece Giovanni a un certo punto apre questo splendido momento che sembra quasi una pausa in mezzo a tutto il frastuono che regna attorno alla croce. Ecco, in mezzo a questo frastuono c'è Gesù che parla, Gesù che dice qualche cosa, ma non per dire o raccontare, ma per compiere qualche cosa, per fare in maniera che qualcosa cambi, per fare in maniera che qualche cosa prenda un'altra strada. Sentiamo il Vangelo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. È noto che Giovanni non usi il nome della madre nel suo Vangelo, non la chiama Maria. Anzi, quando si parla di Maria, Giovanni utilizza sempre il termine madre. E quando Gesù parla nei dialoghi, la chiama donna. L'ho già detto più di una volta in queste serate, Giovanni non usa le parole a caso, anzi è precisissimo. E anche qui i termini sono scelti bene, sono scelti e non potrebbero essere che quelli: donna e madre. E hanno tutti e due riferimento
all'origine, proprio alle prime pagine della scrittura. Se ritornate con la mente a quelle pagine, troverete il momento nel quale l'uomo appena creato da poco, scopre l'esistenza della donna. E allora dice: questa è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata presa. In ebraico c'è un gioco di parole che in italiano è intraducibile, ma a noi basti ricordare questo brano. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta. Quindi il termine donna sulle labbra di Gesù non vuol dire qualche cosa di indefinito, ma piuttosto proprio questa cosa. Vuol dire che la persona alla quale sta parlando è la donna. Sta parlando e sta tornando all'inizio. Sta tornando a quella purezza iniziale nella quale l'armonia di Dio era l'armonia dell'essere tratti da, l'uomo tratto dalla terra, la donna tratta dall'uomo. Tutto in questa armonia di cui godeva la creazione. E siamo sotto la croce. Siamo sotto la croce, segno del nuovo inizio, segno della gloria. E lì c'è la donna. Ma è anche chiamata madre. E non è semplicemente perché è la madre di Gesù, ma perché ancora una volta anche lì, sempre nel libro della Genesi, dopo il peccato, si legge: Adamo chiamò sua moglie Eva perché fu madre di tutti i viventi. Quindi anche in questo senso torniamo all'inizio. E anche in questo senso ci troviamo davanti a un nuovo inizio, per il quale occorre una madre e occorre una donna. E quindi non occorre un nome, ma occorre qualcuno di insostituibile, che ha un compito. Lo trovate in mezzo a queste 4 righe, il compito della madre? È proprio all'inizio. Anche se il verbo è al plurale, lì c'è il senso, stava. Dice: stavano presso la croce di Gesù, stava. La madre doveva essere lì, stare. Non solo non poteva essere da un'altra parte, ma non poteva che essere lì. Era irrinunciabile. E vedrete dopo in alcune immagini questa irrinunciabilità della presenza della Vergine, della presenza della madre, attraverso proprio un procedimento che è il procedimento che possono usare gli artisti. Quante volte ve l'ho detto, gli artisti non possono fare fumetti che escono dalla bocca dei personaggi e devono usare atteggiamenti, devono usare gesti, devono usare forme per dire concetti che sono scritti. Anche in questo caso lo stare di Maria, curiosamente, riesce ad essere tradotto nell'arte. Addirittura un atteggiamento così quasi impalpabile. Ma probabilmente, anzi vi dico sicuramente, gli artisti imbeccati dai teologi e da quelli che conoscevano meglio la scrittura sapevano che quello stare non è una cosa indifferente, non è il momento nel quale si dice stavano qui in 5. È un verbo profondo. Lì ci deve essere la madre. E allora noi abbiamo davanti questo dialogo
che, come vi dicevo, è un dialogo che va solo da una parte, perché è Gesù che parla, ma non abbiamo le risposte né della madre né di Giovanni. Abbiamo una risposta concreta, fisica, che è quella che leggiamo nell'ultima frase. Da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Questa è la risposta fisica ed è la risposta che ci è concessa. Quello che invece non ci è concesso è di sapere la possibile risposta, o quantomeno il che cosa c'è tra le parole di Gesù e da quel momento. E è molto curioso, molto bello che attraverso le immagini noi possiamo prendere qualche traccia. Non che le immagini ci dicano con certezza che cosa sia questo spazio e come sia riempito, ma ci aiutano a trovare alcuni atteggiamenti. Madre e figlio. Cominciamo da questo, cominciamo dal certo, cominciamo da quello che è scritto. Il discepolo la prese in casa sua da quel momento. Se voi guardate questo affresco che si trova in Santa Maria Antiqua, è un affresco molto antico, cominciate a vedere come qui è raffigurato, oltre al Cristo in croce vivo, anche tutto lo scenario. Vi ricordate, vi ho detto, in quell'istante sembra che tutto taccia, che ci sia un silenzio tale, impossibile da pensare in un luogo come il Calvario in quel momento. Ecco, questo silenzio lo troviamo anche in questo affresco. Rimangono solo loro. Rimane la Vergine, rimane la madre e rimane Giovanni. Quello che è interessante qui è il modo con cui si realizza il dialogo. La madre, se voi vedete, tiene le mani coperte, come se dovesse toccare quel corpo santo. Le mani velate sono le mani che toccano il sacro. E qui la madre è raffigurata così, mentre tiene le mani coperte, segno che sta accogliendo qualcosa di più di semplici parole, sta accogliendo il suo Signore, il suo Cristo. Questa è la premessa a un passaggio da figlio a figlio, che vediamo in questo che è il crocifisso conosciuto, il crocifisso di San Damiano, nel quale, nella parte a sinistra, sono raffigurati proprio Maria e Giovanni. Però quello che vorrei farvi notare è il modo con cui sono raffigurati. Sono raffigurati in una nuova intimità. Vedete come si guardano? Vedete il gesto dolce di Maria che poggia la sua mano sul braccio di Giovanni, Giovanni che indica il Cristo, i due che si guardano quasi si toccano con la testa. È l'immagine palpabile di una intimità, del passaggio che sta avvenendo da figlio a figlio. E quindi qualche cosa che si muove e che è ancora più esplicito in questo altro dipinto, sempre molto antico, nel quale, questo è un'immagine, un gesto rarissimo, nel quale Giovanni prende la Vergine, vedete che con una mano prende la Vergine per il gomito, come a dire: trascrivo in immagine quello che dice il Vangelo, la prese con sé, la prese in casa sua.
Possiamo dire che queste tre immagini sono una specie di film. Gesù che parla, Maria lo accoglie ormai come il sacro, cioè l'intoccabile, ormai come quel corpo che non le appartiene più, perché ormai è il corpo che è nella gloria, ma ha un altro figlio. Entra in intimità con il discepolo e questo discepolo ora la prende con sé. Sono come tre momenti che ci suggeriscono come la necessità iniziale, leggendo questo brano di Vangelo, sia quella di mettersi nei panni del discepolo. Il discepolo è accanto alla croce, ma non è solo. Paradossalmente diventa maggiorenne in quel momento, diventa quello che deve prendersi cura di, portare nella sua casa, portare con sé. E porta chi? La madre, la donna, secondo quello che abbiamo detto. Poi però ci sono altri atteggiamenti che noi possiamo scoprire o quantomeno possiamo ipotizzare. Come sarà stato l'impatto? Non sto parlando dell'impatto fisico, dell'impatto psicologico, mi sto domandando che cosa deve aver significato questo momento. Il momento nel quale Gesù affida alla madre il discepolo e al discepolo la madre. Di cosa ci sarà stato bisogno? E davanti a questo la prima cosa che emerge è l'idea che questo mistero che stava vivendo la Vergine, che viveva Giovanni, è un mistero tremendo, ovvero un mistero quasi insopportabile. E anche qui ci sono alcune immagini che ci dicono qualche cosa, balbettano qualche cosa, ci mettono, potremmo dire, la pulce nell'orecchio, perché neanche gli artisti sanno che cosa c'è stato lì in mezzo. Però si prendono il compito di suggerircelo, come se anche noi fossimo compagni di strada di questi artisti, di queste persone che mettono in immagini qualche cosa che è insieme sentimento e spiritualità. Parto da questa crocifissione di Grünewald, notissima, per farvi subito vedere come si traduce il fatto che il discepolo prende con sé la madre. In questo momento, in quell'esatto momento, il discepolo deve sorreggere la madre. La madre tiene le mani giunte, segno insieme di dolore e di preghiera, ma è sostenuta dal discepolo. Vedete che proprio il discepolo le cinge la vita e la tiene in piedi. Lei sta per svenire, ma lui la sostiene. È l'idea di un rapporto che da subito diventa essenziale. Cosa vuol dire portare nella sua casa? Se non accettare che quel momento è un momento superiore perfino alle forze della madre, superiore perfino alle forze della nuova Eva. E mentre lei sembra soccombere, ecco che c'è il discepolo che è segno e immagine di tutti quelli che stanno sotto la croce, che seguono Gesù fino alla croce, che conoscono, credono che questo mistero, seppur tremendo, è un mistero di salvezza. Ma questa idea che il mistero sia qualche cosa di così profondo, ma anche di così pesante, di così difficile, di così misterioso, lo so, un mistero misterioso è giocare proprio a dire quasi la stessa cosa, ma è un mistero così
quasi incomprensibile da diventare troppo pesante. Ecco, questo è diventato un modo attraverso il quale gli artisti hanno cominciato a dire sì, accanto a Maria c'era qualcun altro, Giovanni, ma poi le altre Marie. Si comincia a creare attraverso questa coscienza pittorica l'idea che attorno a Maria si costruisce subito una comunità di sostegno, una comunità che sostiene, una comunità che sboccia dalla croce e che diventa insostituibile per la continuità. Se Maria è la nuova Eva, ecco che dalla croce nasce qualche cosa, non muore qualcuno. E lo vediamo anche in Giotto, vedete, tanto quanto è drammatica la scena, tanto quanto Giotto riesce a dividere i personaggi, da un lato quelli che urlano e dall'altro il silenzio. Ecco, Maria è lì sostenuta. È sostenuta dalle altre Marie, ma sostenuta anche da Giovanni, ma è sostenuta dalla comunità. Non è sola. La Vergine viene portata in casa dalla nuova comunità. Nell'Angelico, in Beato Angelico, addirittura questa idea diventa un popolo. Diventa la Chiesa davvero, viene messa in scena proprio la Chiesa, una crocifissione nella quale accanto al crocifisso c'è la Vergine che viene sostenuta dalle Marie, c'è San Giovanni, ma ci sono anche tanti altri santi. E non sono solo i santi che potevano per caso essere lì sotto la croce, ma anche Giovanni Battista che era già morto, anche altri santi che sono della prima vita cristiana, ma anche santi che sono rappresentanti degli ordini religiosi. Sotto questa croce l'affidamento che fa Gesù della madre al discepolo si allarga, diventa l'affidamento della madre ai discepoli, i discepoli che nella storia continuano a essere sotto la croce, in qualche modo fino a noi, fino a tutti i discepoli che sono e che stanno sotto la croce. E poi volevo farvi vedere anche questo, questa crocifissione stupenda di Mantegna, dove ancora una volta il gruppo diventa compatto. Non so se notate, qui addirittura sembra che la Vergine venga reduplicata dalle altre figure, no? Sono così compatte da diventare una figura sola. Davanti al mistero tremendo, ecco che nasce quello che è il soccorrere non nel senso materiale, ma soccorrere nel senso più profondo, nel correre insieme, nell'andare insieme, in mezzo a questo mistero tremendo, ma non per soccombere, ma per scoprirne la gloria. E infatti qui è molto bello che Giovanni, staccato dal gruppo delle Marie, tiene le mani sul petto piangente guardando Gesù. È l'immagine del discepolo in questo senso, l'immagine di quel discepolo che non stacca gli occhi dal suo Signore. E poi Bramantino ancora, questo pittore milanese molto particolare. Se guardate anche qui, attorno alla Vergine che viene, c'è la forza degli altri, Giovanni, dell'altra Maria. E questa idea di sostegno mi pare che sia così importante, vedendo quello che accade sotto la croce. Ma diventa importante anche per capire
e per domandarci che cosa sia e quale sia la nostra vocazione di discepoli sotto la croce. Vedendola così ci pone delle domande, ma ci dà anche delle soluzioni. Ci mette davanti al fatto che in quella situazione storica qualche cosa è cambiato, è già cambiato. È una situazione che da storica è diventata teologica, è diventata perpetua, è diventata eterna, perché da quel momento, da quell'affidamento, una donna che aveva un nome, che era fisicamente madre di una persona, diventa la donna, diventa la madre. Ha un figlio, ha tanti figli, ha tanti discepoli. Si chiama Chiesa. E lo vediamo qua, in Tiepolo, dove veramente Tiepolo già ci mette davanti a quello che dirò fra un attimo. Un modo, anche utilizzando questo azzurro, che è l'unico azzurro che c'è in mezzo ai colori che si vedono dell'abbigliamento degli altri, mettendo questa macchia di colore proprio in mezzo, la fa diventare il perno di quello che si muove tra Cristo sulla croce, morente, e tutti gli altri. Maria non è irrilevante, è la madre, è la donna. E qui, secondo me, diventa straordinaria la forza di questo essere madre e donna, perché quel mistero che è tremendo è un mistero da accogliere. E guardiamo un attimo come hanno immaginato si possa accogliere. Piero della Francesca in genere è un artista molto trattenuto nel modo di esprimere i sentimenti, e qui invece spiega completamente tutto il suo modo di immaginare la tensione emotiva. Maria allunga le braccia, vi ricordate? Allungare le braccia è allungare psicologicamente il proprio animo, lo dicevamo già, no? Verso il figlio. E Giovanni accoglie le braccia allargate. Sono i due movimenti di risposta. La madre va verso il figlio e l'altro figlio accetta, accoglie. Ma poi Masaccio, ancora di più, Masaccio mette davanti a noi, vi dicevo all'inizio, quello che significa lo stare. Guardate un po', la Maddalena è ridotta a un vestito rosso e a una cascata di capelli biondi. Giovanni è rinsecchito, quasi inesistente, e invece, se voi guardate con questa tunica enorme, Maria diventa granitica, diventa una roccia, è l'idea proprio dello stare, è lì. E qual è il suo atteggiamento? È l'atteggiamento di colei che tiene le mani giunte, guarda il figlio. È l'atteggiamento della madre che sa che il dialogo non finirà mai, perché è un dialogo che si compie attraverso la preghiera. E che si vede anche in questa meraviglia del greco, dove questa stessa tensione emotiva è chiaramente portata, secondo quello che è il gusto proprio di questo artista, verso elementi di forte tensione, di forte pathos. Ma è sempre la Vergine con le stesse caratteristiche, guarda il figlio e tiene le mani giunte. Lo vediamo anche in Guido Reni, stessa cosa. Guarda il figlio, tiene le mani giunte. Sono i due atteggiamenti che indicano che cos'è rispondere a quel dialogo del quale sappiamo soltanto metà e che si concretizza ancora di più in questa meraviglia, in questo bellissimo dipinto di Rouault, questo artista del Novecento, dove la Vergine, invece di stare in piedi, invece di guardare il figlio, è in ginocchio e prega. Questo è l'atteggiamento, questo è il senso
Questa è la risposta. Una risposta forte, guardate, gli altri sono in piedi, ma la risposta della madre è la risposta della preghiera. Una preghiera che vediamo anche qui, qui siamo a San Clemente, a Roma, dove vedete la Vergine, utilizzando il gesto tipico del mondo bizantino, tiene le mani allargate, in segno anche qui di preghiera. La Vergine è colei che accoglie il nuovo figlio, accoglie quello che il figlio le ha donato, ma lo accoglie stando orante, stando nella preghiera. Ecco qui, io ho finito. Solo per dire che se noi vogliamo completare il dialogo che si è consumato tra Cristo e gli altri due, chiamiamo così, abbiamo soltanto lo spazio di essere discepoli, capaci di accogliere, capaci di sostenere, ma certi che attraverso la preghiera saremo capaci anche di appartenere a quella madre che è la Chiesa, di appartenere a quella madre che mai toglie il suo sguardo dal Cristo e sempre pregando ci porta verso di Lui.